Conspit Max 01, nuovo volante della serie Formula di Conspit, utilizzabile e configurabile su CMAB. Aumenta quella che è l'offerta di volanti di Conspit, ma ve ne parlo nella review. Sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo del volante Max 01 di Conspit, volante della serie Formula dal diametro di 30 cm. Iniziamo subito a parlare dei materiali con cui è fatto, iniziamo dalle impugnature. In questo caso è un tipo di gomma plastica perché siamo veramente vicini allo Shore 95, cioè quello che è la durezza massima di quello che è il materiale con cui si possa fare un'impugnatura. L'ergonomia l'ho trovata ottima. Per quanto riguarda il materiale, c'è una piccola texturizzazione, offre comunque un ottimo grip anche a mani nude, cioè la presa rimane veramente molto salda su quelle che sono queste impugnature, ma è diverso dalla maggior parte dei volanti che fino ad oggi ho testato. Per quanto riguarda la front plate in carbonio da 5 mm, una piccola smussatura per quanto riguarda tutta la parte intorno del volante, alluminio per quanto riguarda le protezioni sui pulsanti e anche la cover intorno allo schermo. Nella parte frontale troviamo anche una piccola serigrafia con la scritta Conspit. Arriviamo subito alla dotazione pulsanti. 10 pulsanti RGB. Vi faccio sentire il click. Naturalmente manderò dei video per farvelo vedere più nel dettaglio. Il feedback tattile avviene istantaneamente nel momento in cui lo andate a premere, ma rimane pieno anche nella seconda fase. Vengono forniti all'interno della confezione vari stickers con cui potrete andarlo a personalizzare e fanno trasparire la luminosità anche nella parte dove c'è il disegno o la scritta della funzione. Con quest'ultimo potrete anche andare a personalizzare, come vedrete, questi LED che contornano tutta la parte del volante, che offrono a livello visivo un ottimo effetto su quello che è proprio l'aspetto estetico del prodotto. Naturalmente poi sono tutti configurabili e potete assegnargli varie funzioni anche a livello telemetrico. Nella parte centrale abbiamo due funky switch con una cover cap in alluminio anodizzata oro. Molto spesso è utilizzato questa colorazione in vari volanti della serie Conspit, utilissimi secondo me per navigare all'interno dei menu. Arriviamo adesso alla dotazione dei rotari. Inizierei con questi qui sul pollice. Ragazzi, li ho adorati. Molto molto belli, in alluminio anodizzato viola, colore caratteristico della linea di Conspit, davvero molto molto utili e comodi. Hanno un ottimo feedback, un'ottima spaziatura. A livello di feedback è lo stesso di questi che troviamo sempre da pollice nella parte interna, in questo caso sono sempre di alluminio anodizzato nero. Abbiamo poi nella parte centrale 4 encoder rotativi. Li chiamo così perché in realtà è possibile assegnargli diversi tipi di funzionalità, ma approfondirò quando vi parlerò del software. A livello di feedback sono molto più duri nella spaziatura rispetto a quelli da pollice in questa parte qui, danno un ottimo senso di qualità anche sotto questo punto di vista. Devo dire che anche sia questi da pollice che questi nella parte centrale, nel mio caso, non hanno mai sbagliato un colpo. Faccio notare l'estrema robustezza di questo progetto. Adesso andremo a parlare anche della parte dietro. La parte delle impugnature in realtà si congiunge nella parte centrale e nella parte sotto. La parte qui sopra non è unita, il rotary praticamente c'è un piccolo spazio, non credo che riesco a farvelo vedere. Praticamente il rotary è collegato alla parte alta del volante e qui l'impugnatura praticamente finisce in questa parte, ma non dà cenno di flessione in nessun modo. Merito sicuramente della generosa piastra in carbonio. Passiamo adesso alla parte dello schermo, iniziando con la parte alta, 15 LED RGB, 3 e 3 ai lati per le bandiere, naturalmente configurabili come meglio volete con CMAB. Nella parte centrale abbiamo uno schermo LCD
800x480. È uno schermo touch, infatti mi sarà capitato più volte di andarlo a toccare, ma come vedete molto nitide quelle che sono le scritte. Naturalmente tutto questo è gestibile tramite il loro software e SIMAB, ma ho fatto un video per voi. Eccoci su SIMAB, andiamo ad aggiungere la periferica. Se non l'abbiamo fatto basta cliccare sul più, andare a cercare Conspit, dov'è? Vediamo un po', eccolo qui, e andate ad aggiungere il Max 01. Io come vedete l'ho già fatto, lo rileva già attivo, clicchiamo. Nella parte qui in alto possiamo andare ad alzare e diminuire quella che è l'intensità dei LED. Nella parte qui sotto ci sono dei profili già predefiniti, ma volendo andate a cliccare e potete andare a scegliere il colore che preferite. Nella parte qui sotto c'è già un profilo creato da Conspit, ve lo faccio vedere aperto, in cui sono già state prestabilite delle funzioni. Quando non siete in gioco in questo momento l'ho disabilitato, altrimenti avete queste di quando siete in gioco, in cui attiverà determinate illuminazioni anche con i dati di telemetria. Naturalmente potrete andarla a modificare o personalizzare come meglio credete. Anche per quanto riguarda la funzione Telemetry LEDs abbiamo già un profilo creato da Conspit e questo riguarda il profilo di LED nella parte alta e nella parte laterale, quelli di solito utilizzati per i girimotori e le bandiere. Vi faccio vedere anche in questo caso c'è un profilo quando non giocate che io tengo spento e un profilo per quando giocate in cui come vedete sono già stati selezionati dei profili per le bandiere. Nella parte più sotto possiamo andare a scegliere se attivare questi profili quando siete in gioco oppure sempre. Poi altra funzionalità di SIMAB, potrete scegliere come far lavorare questi diversi profili. Nel tab LCD invece andrete a scegliere quella che è la dashboard che vorrete utilizzare. Io in questo caso ho selezionato una già fornita da Conspit, ce ne sono due, andatevela a scaricare direttamente nel loro sito. Come sempre potrete andare a indirizzare la connessione SIMAB a uno schermo specifico, farlo fare direttamente a SIMAB, questo dipende se avete più schermi, andare a scegliere come lo schermo andrà a lavorare. Per esempio per alcuni tipi di dashboard potrete scegliere Advanced Touch, che darà la possibilità di cliccare sullo schermo e andare a cambiare le schermate interne delle varie dashboard, come per esempio sulla Lovely, ma questo lo potrete fare anche sulle dashboard di Conspit. Naturalmente potrete anche personalizzare per single auto, personalmente non lo faccio mai. Nell'ultimo tab abbiamo come sempre la possibilità di assegnare a delle funzioni dei tasti per andare a ciclare le dashboard. Sempre qui, utilizzando le funzioni Trigger, Dash, Action A e B, potrete andare ad assegnare diverse funzioni quando mettete il multitouch, se avete, come dicevo prima, queste dashboard multifunzione. Ma per quanto riguarda SIMAB, penso di avervi detto tutto. Naturalmente alcune funzioni specifiche vanno fatte attraverso il Conspit Link e vi faccio vedere subito. Cliccate su volante, verrà subito rilevato, c'è un profilo di default, potrete vedere che tutte le funzioni del volante siano attive. Qui potrete anche andare a decidere come dovranno funzionare i vari rotary. Per esempio adesso ho selezionato il rotary in basso, in questo momento come vedete è selezionato rotary switch mode, significa che ad ogni giro verranno rilevate le 12 posizioni dell'encoder. Oppure potrete decidere di utilizzarlo in funzione encoder mode. Ciò significa che lui rileverà funzione avanti e funzione indietro. Oppure molto interessante è la funzione p-encoder. Con questa funzione in realtà per ogni posizione dell'encoder in basso, come vedete, si sposta la position. In questo caso in posizione 1 il p-encoder 2 in alto a destra, vedete, fa pulsante 26 e pulsante 25. Se invece ci spostiamo nella posizione 2 diventa pulsante 84, pulsante 83. In posizione 3 diventa pulsante 88, pulsante 87. Si andranno a moltiplicare quelle che sono le funzioni. Andate a scegliere la funzione che preferite. Anche il rotary macro, come anche dice il nome, potete andare a creare delle macro di tasti di attivazione a secondo della posizione e quindi avere ancora più funzioni da poter assegnare ai pulsanti. Ragazzi, servirebbe un tutorial di un'ora solo per spiegarvi tutto quello che si può fare. Ritorno in modalità rotary switch mode, facciamo un save to flash. Se avete cambiato qualche parametro andate a fare save as
e andate a scegliere il nome del profilo che andrete tutte le volte a switchare. Andiamo nella modalità paddles. Qui possiamo vedere la funzionalità dei paddles di cambio e quelli di frizione. Possiamo andarli a calibrare con il minimo e con il massimo e soprattutto in questa fase possiamo andare a scegliere come lavoreranno le frizioni. In questo caso sono separate. In funzionalità manual entrambe danno il 100% della frizione. In modalità set byte point è la modalità che dovreste usare se volete utilizzarlo per le partenze, in cui impostate una percentuale in cui lavorerà il paddle di sinistra. Vediamo. Quando rilasciate quello di destra, come vedrete, si setterà la percentuale che avrete scelto. Naturalmente la potrete modificare auto per auto. L'ultima funzione, come al solito, è il dual axis, in cui potrete assegnare due funzionalità. Questa è soprattutto magari per chi ha una disabilità e magari non può utilizzare i piedi per acceleratore e freno, può utilizzarli in modo separato per avere questo tipo di funzione. Se vorrete invece andatevi a salvare ogni profilo, magari per auto diverse, per il punto di morso della frizione. Penso anche per questo software di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, spero che sia stata chiara tutta la personalizzazione che potrete fare su questo volante. Passerei adesso alla parte dietro, iniziando con la serigrafia. Nella parte qui sopra tutta la back cover è in alluminio. C'è una seconda serigrafia proprio nella parte dietro, sempre con la scritta Conspit. Vedete subito qui in alto due pulsanti. Questi vanno ad aumentare quelle che sono le funzioni possibili assegnabili a questo volante. Come vedete anche molto comodi da poter utilizzare. Non potete andarci a sbattere nella guida normale, dovete naturalmente andarli a cercare. Per quanto riguarda la connessione al PC, c'è questo connettore posto nella parte del distanziale. Il distanziale è sempre lo stesso che utilizzava Conspit. Hanno aggiunto questo nuovo sistema di connessione, personalmente promosso rispetto all'altro sistema che faceva solamente fuoriuscire un cavo e lo dovete voi connettere ogni volta all'interno del volante stesso. È un connettore 4 poli, ma la cosa molto interessante è che è a baionetta. Lo andate a connettere e sconnettere con estrema facilità, ma una volta connesso offre anche un'ottima stabilità. Il cavo ha una parte spiralata più che sufficiente da poter essere girata come al solito sopra il mozzo, e poi naturalmente portatevi una presa USB sotto il volante per poterlo connettere. Passiamo adesso ai paddle shifter. Molto insonorizzati, tutti in alluminio, hanno un feedback magnetico, a livello elettronico un sensore di Hall, esente quindi da polvere e particolari problemi di malfunzionamento. È una linea inedita rispetto agli altri volanti che ho provato di Conspit. Devo dire che tra tutti i volanti che ho provato della sua linea, probabilmente il migliore. Questo perché tiene un pochino più compatto quello che è proprio la parte dell'asta del paddle. La parte dove andrete a appoggiare le mani è in carbonio da 3 mm, è anche un pochino smussato nella parte laterale e questo accompagna la possibilità di appoggiarci le dita. È possibile anche spostarlo più internamente o più esternamente grazie a delle piccole asole. Per quanto riguarda invece la doppia frizione, è la stessa che ho trovato in tutti gli altri volanti di Conspit. A livello di molla non è particolarmente dura, ma come posizionamento, come vedete, è tranquillamente utilizzabile con le dita che volete. Anche qui per quanto riguarda il paddle è un pochino più piccolo, sempre in carbonio da 3 mm e sempre questa leggera smussatura nella parte intorno. Per quanto riguarda la possibilità di montare un quick release, è possibile tramite il suo distanziale utilizzare un quick release da 70, ma in realtà ci sono anche i fori per poter montare un quick release da 50. Personalmente nessun problema di compatibilità con la maggior parte dei quick release. Io in questo caso ho fatto un test con il mio Syncube per utilizzarlo USB, ma naturalmente chiunque di voi possieda basi Conspit o chi voglia acquistare nuove basi Conspit, all'interno c'è il connettore con cui potete connettere tranquillamente il quick release ufficiale Conspit e utilizzarlo praticamente in maniera wireless. Un consiglio che vi do prima di andare a montare il quick release: andate un po' a stringere quelle che sono le viti con cui è stretto e collegato direttamente al volante. Non è la prima volta che con Conspit li ho trovati sempre un pochino lenti. Monto il quick release, sento che un pochino balla, devo rismontare tutto e andarle a restringere. Fateci caso e stringetele prima.
e quindi arriviamo alle conclusioni finali. Volante dal form factor davvero molto interessante, e con SIMAB si ampliano quelle che sono le funzioni che potete utilizzare con il volante stesso. Il form factor da 30, dico sempre, è tra i miei preferiti. Rimango sempre molto colpito da quella che è la qualità generale che offre Conspit con tutti i suoi prodotti, sia a livello estetico ma poi anche a livello di sostanze e di qualità di materiali utilizzati, sia per quanto riguarda i pulsanti, i rotari, ma tutte le loro feature. Faccio notare il suo peso, che si aggira intorno ai 2 kg, un ottimo peso per essere un volante con lo schermo e anche con tutta questa struttura, doppio paddle shifter, eccetera eccetera. E soprattutto poi, perché arriviamo alla parte interessante, costa 199 euro. Un prezzo davvero molto interessante per un prodotto di questa fattura. Sono certo che apprezzerete. A livello di ergonomia l'ho trovato davvero ottimo. Personalmente preferisco sempre utilizzare questo genere di volante con i guanti, quindi la maggior parte del tempo li utilizzo con questi, perché poi anche l'utilizzo che ne faccio io. Ho fatto dei piccoli test anche senza guanti, devo dire, pur avendo questa struttura molto rigida per quanto riguarda l'impugnatura, personalmente nessun tipo di problema. Preferisco avere un pochino di morbidezza per quanto riguarda l'impugnatura, ma devo dire anche in sessioni lunghe non ho riscontrato nessun tipo di problema. Naturalmente, per tutte le funzioni che ha anche a livello visivo, per quanto riguarda i LED anche informativi, è molto votato all'utilizzo formula. Si può utilizzare praticamente con qualsiasi auto, però secondo me esprime il suo massimo potenziale per tutti gli amanti delle auto formula, soprattutto per le combinazioni che si possono fare con i rotari centrali e i rotari da pollice, per tutte quelle funzioni aggiuntive che gli amanti delle serie formula sapranno sfruttare al 100%. Ho apprezzato moltissimo anche questi nuovi pulsanti, devo dire anche il feedback è davvero piacevole. Naturalmente, altro aspetto secondo me fondamentale di un volante è la parte dei paddle shifter. Ottimo questo nuovo progetto che non avevo mai provato. Per gli amanti dell'estrema insonorizzazione penso che farà felice le vostre mogli. Non so che dirvi ragazzi, io ogni volta che provo prodotti di Conspit rimango sempre stupito, perché superano sempre un pochino quelle che sono le mie aspettative. Ormai lo conosco da tanto tempo, so che fanno cose fatte in un certo modo sempre molto bene, ma ogni volta, soprattutto poi quando unisco i puntini del prezzo, devo dire che mi lasciano sempre particolarmente soddisfatto. Spero che la recensione vi sia piaciuta. Nel caso fatemi sapere nei commenti, naturalmente spolliciate, mettete commenti perché è il miglior modo per far crescere il mio canale. Spero che le mie recensioni vi piacciono. Se ci sono degli approfondimenti, scrivetemi sempre sotto nei commenti, fatemi qualche domanda, io come posso cercherò di rispondere a tutti nel caso mi fossi scordato di approfondire qualche dettaglio. Ringrazio come sempre Conspit per credere nel mio canale, lascerò sotto qui i link per poterlo acquistare dal rivenditore ufficiale italiano e un piccolo codice sconto per voi per la spedizione gratuita. E ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!